Benvenuti sul nostro canale, dove intraprendiamo un viaggio profondo nella filosofia stoica, per forgiare la nostra forza interiore e vivere una vita più appagante. Nei precedenti video abbiamo analizzato come lo stoicismo ci aiuti a distinguere ciò che è sotto il nostro controllo da ciò che non lo è. Ora scopriamo come gestire le emozioni negative che inevitabilmente sorgono nella nostra vita. Il potere nascosto delle emozioni. Un'analisi approfondita. Benvenuti nel profondo del nostro essere, dove le emozioni si intrecciano come fili colorati nel tessuto della nostra vita. Oggi esploreremo il potere nascosto di queste forze spesso incomprese, imparando a trasformarle da ostacoli in alleati preziosi. Immaginate le emozioni come messaggeri che bussano alla porta della nostra mente. Ognuna reca con sé un dono, un'informazione preziosa su ciò che accade dentro e fuori di noi. La rabbia ci avvisa di un'ingiustizia o di una minaccia percepita. La tristezza ci segnala una perdita o una delusione. La paura ci mette in guardia da un pericolo imminente. Invece di reprimerle o evitarle come se fossero mostri da temere, dovremmo accoglierle con apertura mentale, come ospiti che ci portano doni nascosti. Ascoltiamo attentamente il loro messaggio, analizziamo la loro provenienza e comprendiamo il significato che portano con sé. Pensate alla rabbia come a un segnale di fuoco che divampa. Non è il fuoco in sé a essere pericoloso, ma il modo in cui scegliamo di gestirlo. Se lo ignoriamo, potrebbe divampare in un incendio incontrollato, distruggendo tutto sul suo cammino. Se invece lo canalizziamo in modo costruttivo, può riscaldare la nostra casa e illuminare il nostro sentiero. Allo stesso modo, la tristezza può essere un'onda che ci spinge verso il basso, ma se impariamo a nuotare in essa, potremmo scoprire perle preziose sul fondo del nostro oceano interiore. La paura può essere un vento gelido che ci paralizza, ma se impariamo a navigare contro di esso, potremmo raggiungere terre inesplorate e scoprire nuove potenzialità dentro di noi. Le emozioni non sono intrinsecamente dannose, sono strumenti preziosi che ci offrono informazioni preziose. Imparando a padroneggiarle, trasformiamo le avversità in opportunità di crescita e viviamo una vita più serena e resiliente. Ricordate, la chiave per gestire le emozioni non è eliminarle, ma comprenderle. Accoglietele come messaggeri, ascoltate il loro messaggio e trasformatele da ostacoli in alleati preziosi. Il viaggio verso la padronanza emotiva inizia con l'apertura mentale e la volontà di esplorare le profondità del nostro essere, trasformare le avversità in opportunità, strategie concrete. Navigando nel mare in tempesta della vita, inevitabilmente incontriamo onde di emozioni negative che minacciano di farsi naufragare. Rabbia, tristezza, paura e frustrazione si ergono come scogli insidiosi sul nostro cammino. La nostra reazione istintiva è spesso quella di evitarli, di aggirarli o di cercare di affondarli con la forza bruta. Ma lo stoicismo ci offre una via più saggia, una via che trasforma le avversità in opportunità di crescita e rafforzamento interiore. Immaginiamo di trovarci di fronte a un collega di lavoro che ci ha trattato con ingiustizia. La rabbia sale dentro di noi come un vulcano pronto ad eruttare. La nostra mente ci spinge a reagire con parole taglienti o azioni impulsive. Ma lo stoicismo ci invita a fare un passo indietro, a respirare profondamente e a calmare i flutti della nostra emozione. Invece di reagire d'impulso, dovremmo analizzare la situazione con razionalità. Forse il nostro collega ha agito in modo inconsiderato, o forse c'è un malinteso. In entrambi i casi, reagire con rabbia non risolverà il problema. Anzi, potrebbe peggiorarlo, creando un circolo vizioso di conflitto e sofferenza. Lo stoicismo ci insegna a trasformare la rabbia in un'opportunità per migliorare la nostra comunicazione e le nostre relazioni. Potremmo provare a parlare apertamente con il nostro collega, esprimendo i nostri sentimenti in modo costruttivo e cercando di comprendere il suo punto di vista. In questo modo avremmo trasformato un'emozione negativa in un'occasione per crescere come persone e per costruire relazioni più solide. Lo stesso principio si applica a tutte le emozioni negative che incontriamo sul nostro cammino. La tristezza può essere un'occasione per riflettere sulle nostre perdite e trovare nuove fonti di significato nella vita. La paura può spingerci a confrontarci con i nostri limiti e a scoprire la nostra forza interiore. La frustrazione può indicarci che è tempo di cambiare rotta e perseguire nuovi obiettivi. Imparando a gestire le emozioni negative in modo costruttivo, trasformiamo le avversità in trampolini di lancio verso una vita più serena, resiliente e appagante. Ricordiamo, le emozioni non sono nostre nemiche, ma guide preziose che ci indicano la strada verso la crescita e la realizzazione personale. La disciplina emotiva dello stoico, tecniche pratiche,
Come un guerriero che affina le sue armi, lo stoico disciplina le sue emozioni, forgiando una mente forte e inossidabile. Questo percorso richiede dedizione, pratica costante e l'utilizzo di strumenti preziosi che ci permettono di navigare le onde turbolente delle nostre emozioni. Immaginiamo di essere intrappolati in un vortice di pensieri negativi come un naufrago in balia di una tempesta. La nostra mente ci bombarda con immagini di fallimento, di ingiustizie subite e di minacce imminenti. Lo stoicismo ci offre strategie per calmare la tempesta e riprendere il controllo della nostra nave interiore. Innanzitutto è fondamentale identificare il pensiero negativo che scatena l'emozione. Come un detective che indaga sulla scena del crimine, dobbiamo analizzare con lucidità l'origine del nostro malessere. Qual è il pensiero che ci fa arrabbiare? Ci rattrista o ci spaventa? Una volta identificato il colpevole, è il momento di metterlo sotto interrogatorio. È davvero un pensiero valido e utile? È basato su fatti concreti o su paure infondate? Esistono alternative più positive a cui possiamo aggrapparci? Lo stoicismo ci insegna a non credere ciecamente ai nostri pensieri, ma a metterli in discussione con razionalità. Come un giudice imparziale, dobbiamo valutare le prove e giungere a un verdetto obiettivo. Oltre a questo esame critico, è fondamentale focalizzare la nostra attenzione sul presente. Spesso ci troviamo intrappolati in pensieri negativi sul passato o sul futuro, alimentando ansie e preoccupazioni inutili. Lo stoicismo ci invita a distogliere lo sguardo da queste illusioni e ad ancorarsi al momento presente. Cosa stiamo facendo in questo momento? Come ci sentiamo nel nostro corpo? Cosa possiamo fare per migliorare la nostra situazione attuale? Concentrandoci sul presente, ritroviamo il controllo sulla nostra vita e lasciamo andare le paure che ci paralizzano. Infine, la meditazione emerge come un faro potente che illumina il nostro cammino interiore. Attraverso la pratica meditativa, coltiviamo la consapevolezza di noi stessi e impariamo a osservare i nostri pensieri e le nostre emozioni senza esserne sopraffatti. Come un monaco buddista che osserva il flusso del fiume, lo stoico osserva il flusso delle sue emozioni senza giudizio. Non cerca di reprimerle o di eliminarle, ma semplicemente le osserva con distacco e compassione. In questo modo impariamo a distaccarci dalle emozioni negative e a non lasciarci dominare da esse. Diventiamo spettatori consapevoli del nostro teatro interiore, liberi di scegliere come reagire agli eventi della vita. La disciplina emotiva dello stoico non è un percorso facile, ma è un viaggio che vale la pena intraprendere. Attraverso la pratica costante e l'utilizzo di queste potenti strategie, trasformiamo le nostre emozioni in alleati preziosi, navigando con serenità e resilienza nel mare in tempesta della vita. Il sentiero dello stoicismo non è una passeggiata nel parco, ma un'ascesa verso la cima della nostra forza interiore. Richiede dedizione, pratica costante e la ferma volontà di affrontare le nostre ombre con coraggio e razionalità. Se siete pronti a intraprendere questo viaggio, vi invito ad unirvi al nostro canale. Insieme esploreremo le profondità della filosofia stoica, condividendo esperienze, supportandoci a vicenda e trasformandoci in stoici moderni, capaci di affrontare le sfide del mondo odierno con serenità, resilienza e saggezza. Iscrivetevi, attivate le notifiche e lasciate un mi piace a questo video se lo avete apprezzato. Condividete i vostri commenti e le vostre domande qui sotto e insieme intraprenderemo questo viaggio straordinario verso una vita più stoica e appagante. Ricordate, la forza non risiede nell'assenza di emozioni, ma nella capacità di padroneggiarle. La chiave per sbloccare il vostro potenziale interiore e vivere una vita all'altezza dei vostri valori più alti.